amici del bosco, oggi visitiamo l'azienda agricola biologica Cascina Rampina, ci accompagna Fabrizio. Qui si fanno tantissimi ortaggi ma soprattutto una grande attività sociale. Vi faccio vedere una cosa che facciamo sempre con le zucchine quando vengono i bambini qua. Della serie aziende agricole che fanno molto di più che coltivare. Abbiamo visitato Cascina Rampina, un'azienda biologica dove si coltivano ortaggi e si fanno trasformati, ma dove si fa anche molto di più. Io sono cresciuto in questa cascina, c'era l'occasione di comprare questo piccolo pezzettino di terra e da lì è partita l'avventura. Adesso coltiviamo 8 ettari. Tra poco facciamo una visita nei loro campi, prima però parliamo delle attività sociali. La nostra caratteristica è il fatto che noi lavoriamo sempre sulla fragilità, quindi chi ci aiuta proviene da comunità terapeutiche della zona. A Cascina Rampina le attività sociali sono diventate una parte importantissima di tutto il lavoro. Qui si incontrano bambini in gita scolastica, persone con disabilità che trovano un modo per sentirsi veramente utili, giovani che stanno apprendendo il mestiere del contadino, neomamme che condividono del tempo insieme in mezzo alla natura. E quando questi ragazzi all'interno del loro percorso terapeutico raggiungono un certo grado di stabilità emotiva e riescono a garantirmi la loro presenza, vengono coinvolti nelle nostre attività. Loro si sentono proprio utili e questa sensazione, a non averla mai provata, è una bomba. Io sono un agricoltore vero, lei è un'educatrice vera. Insieme, cioè i ragazzi delle medie che arrivano qua lo capiscono questo. Il bello dei progetti che facciamo qui a Cascina Rampina è proprio il fatto che tutti si sentono protagonisti, perché c'è una mansione adatta a tutti. Lo strumento è sempre il lavoro, cioè se vieni a fare educazione ambientale qua, la base è fare, cioè se facciamo un'attività sul suolo è scavare, cercare, se facciamo un'attività sull'orto è raccogliere, assaggiare, se facciamo l'attività sul latte, sul formaggio, facciamo proprio insieme il formaggio. Il bambino più agitato, il bambino più tranquillo, tutti si sentono a loro agio e proprio trovano il loro spazio. Il bambino che si sente più a disagio magari rispetto alle prestazioni scolastiche, in questa situazione emerge e anche lo sguardo degli insegnanti e dei professori su di lui si modifica. Quello che abbiamo visto che piace tanto è fare il pane, cioè non pensavamo, ma siccome noi qua coltiviamo cereali, facciamo la farina, poi facciamo il pane nel forno a legna, abbiamo qua tutto il ciclo che è reale, cioè si vede quando una cosa è vera, non è costruita apposta per loro, allora scatta una molla diversa. E sul pane proprio il fatto di venire qua, andare nel campo di grano, raccontare come l'ho seminato, vedere tutte le problematiche, poi abbiamo un piccolo mulino didattico, si vede che diventa farina, poi si fanno gli impasti, poi si cuoce nel forno a legna, si mangia quel pane, cioè vedi proprio i ragazzi di seconda media, di terza media che chiaramente sono in età un po' difficile, non è che invece proprio si sciolgono e si lasciano andare tutti. C'è anche il fatto che facciamo il pane e poi lo mangiamo. Se ha fatto il bambino e non può mangiarlo, dici in seconda media fare il pane sembrerebbe strano come proposta e invece funziona benissimo. E la cosa bella è che siccome le scuole sono qua vicino, noi abbiamo questo stile di prenderli a scuola a piedi, cioè andare a scuola, li accompagniamo qua a piedi. Questa cosa sembra una roba piccola ma ha una potenza incredibile raggiungere un posto a piedi, tanto che ci siamo accorti che è così importante raggiungere un posto a piedi che se adesso facciamo delle attività con scuole lontane che vengono in pullman, fingiamo di non avere il parcheggio, li facciamo parcheggiare a Barzanò per fare un pezzo a piedi. Sembra una cosa banale, ma la gente cammina o guardando il cellulare o guardando i piedi, certo, o fissando il vuoto. Osservare, cioè vedi proprio la classe che non osserva, tu osservi, loro ti copiano perché i bambini sono velocissimi e cominciano a guardarsi. Poi questa cosa qua, che succede anche con gli adulti in realtà, cioè proprio porti a cambiare l'abitudine di avere il Quindi durante la passeggiata si passa dallo sguardo fisso sul cellulare a cominciare a guardarsi o ai piedi o al compagno a guardare, scoprire. I miei progetti di orto sono seguiti da lui che è agronomo, però sono proprio incentrati sul desiderio di far sentire i bambini capaci di farlo, quindi non è perfetto, quindi insomma ci sono le erbacce, però si vede la piantina che hanno piantato, si vede il frutto, lo si raccoglie, lo si assaggia, insomma è proprio il dire guardate anche l'orto a casa mia non viene perfetto anche se seguo Francesca.
Però va bene, insegnare ai bambini a fare il compost. Voi dovete immaginare che io arrivo con un mio furgoncino, questa macchina ormai puzzolente che riconosco a distanza, dove porto tutti i vari ingredienti di scarto di cascina rampina e i bambini li selezionano capendo quello secco, quello asciutto, quello bagnato, il caffè che è un materiale utile. Sì, fare in compost dove appunto c'è anche il bambino disabile che tocca, aggiunge, fa, e quindi proprio vedere la fattibilità delle cose e portarle a casa. Lo facciamo anche con i gruppi di persone con disabilità, cioè vedere passaggio per passaggio come è dal chicco di grano fino al pane, e questo magari per le persone con disabilità grave io lo faccio facendo il passone per le galline, quindi prendiamo il pane secco, lo mettiamo a mollo, aggiungiamo la crusca, lo impastiamo, e quindi c'è tutta una sensorialità, e i genitori poi vengono a trovarci quando facciamo degli eventi aperti appunto alle famiglie e ci raccontano: ah, mia figlia ha fatto questo, ah, mia figlia mi ha spiegato, sì è vero, l'abbiamo fatto, insomma questa realtà è proprio bella. Lavorazione con i pomodori, stiamo facendo un sugo pronto di verdure e sugo alle verdure con i nostri pomodori, il famoso finocchio soddisfazione dell'agricoltore. Abbiamo un'irrigazione a goccia, però il nostro impianto di irrigazione era pensato per anni normali, adesso non è più possibile bagnare al trapianto e poi basta. I vecchi dicevano bagni una volta e al trapianto è finito, invece adesso bisogna continuare, quindi dobbiamo rivedere tutto l'impianto di irrigazione affinché sia possibile fare una irrigazione costante di tutte le colture. Quando uno viene qua a fare l'attività, cioè i ragazzi delle medie che vengono qua, raccogliamo 2 quintali di finocchi insieme, è tanto il lavoro. Fate biologico certificato, ma che tipo di biologico? Si fa riferimento a un regolamento comunitario. Certo. Non si possono usare concimi chimici, quindi la concimazione organica, o con letame o con concimi organici studiati apposta per l'orticoltura, ad esempio pollina, magari borlanda per dare potassio, quindi sono tutte materie organiche. L'altro aspetto fondamentale biologico: non si può diserbare, e quindi adesso quando faremo il giro vedrai che ci sarà erba da tutte le parti, perché non diserbando l'erba si può contenere o con la pacciamatura o con la zappa. Noi questa cosa la facciamo anche per scelta etica, e poi anche per tutte le avversità non possiamo utilizzare prodotti di sintesi chimica, quindi ogni avversità deve essere contrastata, che può essere un insetto dannoso, un fungo, un parassita di qualsiasi tipo, con mezzi naturali. Ad esempio nella melanzana in serra spesso arriva il ragnetto rosso. Questi qua sono l'acaro che ha mangiato. Poi abbiamo fatto il lancio e la pianta è ripartita molto più sana. Noi facciamo dei lanci di acari antagonisti, di fitoseidi. Questo è il nostro terreno che coltiviamo. È tanti anni che coltiviamo questi terreni ormai. Usiamo un letame maturo, diciamo, a una volta l'anno, e poi concimiamo con questi concimi specializzati per l'orticoltura. La programmazione è fondamentale, è proprio la cosa più importante, perché dobbiamo riuscire ad avere la verdura quando c'è richiesta, non averne troppo insieme, averla scaglionata, quindi anche dalle serre si capisce che noi abbiamo piantato i pomodori, ne piantiamo un po' ad aprile, un po' a maggio, un po' a giugno. Lo stesso per i broccoli, siamo partiti a giugno, facciamo dei trapianti ogni 10 giorni. È chiaro che se uno si specializza, fa 2 ettari a meloni, è razionalizzato. Noi invece facciamo 100 verdure scaglionate, cioè abbiamo tanta superficie per poter fare una rotazione giusta. La nostra azienda ha una rotazione abbastanza ampia. Una cosa interessante riguarda i cavoli, che coltiviamo dopo il grano, cioè noi coltiviamo il grano che viene seminato in autunno e raccolto in estate, l'estate dopo, e i cavoli vengono subito trapiantati dopo, e troviamo, dopo il grano si trova un terreno molto soffice, cioè passiamo il ripper, facciamo una ripuntatura abbastanza profonda, una vangatura, e il terreno è pronto per il trapianto dei cavoli. Il grano è anche interessante perché va a selezionare le malerbe, cioè riesce a bloccare tutte quelle malerbe estive che a noi creano molti problemi. È la patata americana, noi la facciamo su pacciamatura. Poi la patata, avete presente che fa subito le radici, questa basta metterla giù. Vediamo se c'è su. Vabbè, sì, C'è ancora un mesetto da aspettare. Ok, dai, ci siamo quasi. Wow. Intanto l'abbiamo tirata fuori, guarda che meraviglia. Per avere le zucchine tutta la stagione le seminiamo varie volte. Queste sono state seminate gli ultimi giorni di luglio da seme, e adesso siamo in piena raccolta. Queste sono
con le zucchine quando vengono i bambini qua. Si prende una zucchina, si tolgono le spine perché sennò dopo ti pungi. Poi si taglia senza tagliare perché la foglia è cava, poi si incide. L'avevi visto? Davvero? Poi puoi fare con i bambini, quando vengono i bambini facciamo. L'ha insegnato un signore anziano, mi ricordo ancora quando ero bambino, e a me piace disegnare ai bambini. Questo è un radicchio pallarossa tardivo che si resiste al gelo bene, quello lì è uno un po' più precoce, sempre pallarossa precoce, sempre scaglionati in modo da avere una raccolta poi durante l'inverno. Noi qua siamo in 4 persone sui campi, 4 persone in negozio, 2 persone in laboratorio, abbiamo 2 persone che si occupano dell'attività didattica e della parte di agricoltura sociale, una persona che si occupa della trasformazione farina, granaglie, pane. Per acquistare i prodotti di Cascina Rampina, l'invito è quello di venire direttamente in azienda. Anche questa è una scelta voluta per portare le persone a conoscere l'azienda, le persone che ci lavorano e per possibilmente essere coinvolti nelle altre attività. Avevamo tanta verdura, abbiamo messo un cartellone in strada, vendita diretta, e era proprio la settimana di Ferragosto, un sacco di gente è entrata nella via e è venuta a acquistare, e da quel momento lì basta, abbiamo aperto, adesso apriamo 3 volte a settimana, e poi qua c'è un campo di mais, perché col mais facciamo la farina gialla da polenta. Il mais è interessante perché noi lo usiamo da un po' di anni in consociazione con la zucca, in modo che la pianta di mais, seminata molto più larga del normale, faccia un po' di ombreggiamento alla zucca, perché ultimamente le zucche stanno avendo dei problemi di scottatura. Venerdì avremo la raccolta, faremo la raccolta con le famiglie. È proprio assurdo, dovremmo venderlo a 60 euro al chilo la farina, ce lo raccogliamo a mano, però lo raccogliamo con le famiglie. Okay. Facciamo questa festa delle pannocchie. Quindi. Ciò che mi ha colpito molto di questa visita è stato l'entusiasmo delle persone che ci lavorano, come Fabrizio e tutti gli altri collaboratori. Ho visto proprio persone contente e appassionate del lavoro che fanno, perché sanno che va ben oltre la produzione di cibo. Ok, questa è la bambolina fatta con il mais. Questi sono i capelli della mia bambola, questa è la gonna, qua su gli disegniamo gli occhi e ci possiamo giocare. Dal campo di mais, dove prima c'erano anche le zucche, vi salutiamo. Ringrazio tanto Fabrizio per questo giro, questa azienda mi è piaciuta tantissimo, un'estensione di orti incredibili che sogno anche vicino a casa mia, anche una grande valenza sociale, vi abbiamo raccontato un po' delle attività, ma ne fanno tantissime. Quindi abbiamo scoperto che anche in Brianza si coltiva bene e si può mangiare bene. Grazie. Grazie, al prossimo video, ciao! Siamo in tanti che suoniamo, ma le mani sulle chitarre più non mettiamo. Basterebbe un po' di voglia. Se tutti insieme ricominciamo.